Ciao e benvenuto in un video del metodo di lettura pianistica. Al termine di questo filmato saprai riconoscere tutti i nomi di nota sul pentagramma, sia in chiave di violino che in chiave di basso. Do per scontato che tu abbia una copia del manuale, in caso contrario controlla la descrizione di questo video per averne anche tu una. Senza il manuale non potrai capire il contesto di quello che ti sto per dire. Molti corsi partono da uno schema disordinato che non prende in considerazione la semplicità e la precisione della scrittura musicale. Per questo l'associazione dei nomi di nota al pentagramma arriva a richiedere settimane o addirittura mesi. In questo corso la realizzeremo in circa mezz'ora. Nei manuali pianistici elementari incontrerai infatti dei segni ricorrenti ed è su questi che ora dobbiamo concentrarci attraverso un metodo innovativo che ho sistematizzato personalmente per l'associazione dei nomi di nota a immagini. Iniziamo subito da uno schema che trovi a pagina 32 del metodo. Come vedi qui trovi un pentagramma doppio con una chiave di violino e una chiave di basso. È fondamentale che prima di continuare a guardare questo video tu abbia letto il manuale fino a questa pagina, così che tu sappia come interpretare il ruolo di questi segni all'interno del tuo metodo di studio. Se non hai ancora letto le prime 32 pagine del manuale, metti in pausa questo filmato e torna qui quando avrai finito. Adesso che conosci quali considerazioni essenziali si debbano fare attorno a questi elementi, dobbiamo passare all'applicazione pratica del metodo di associazione per immagini. In questo video ti guiderò con l'associazione di due nomi di nota, il Si e il Sol, per poi mostrarti come proseguire da solo trovando le immagini che preferisci. Guarda questo schema. Al suo interno trovi un nome di nota ripetuto 3 volte per ogni chiave, entro un intervallo di 3 tagli addizionali verso l'alto e verso il basso. Ti ricordo che senza leggere le pagine che ti ho indicato del manuale non puoi capire quello che ti sto mostrando. Se infatti arrivi da un altro metodo e conosci cosa sia un taglio addizionale da una semplice lettura della teoria musicale, devi sapere che questa nozione, come tutte le altre, deve avere la precisa collocazione nel tuo metodo di studio che il manuale ti indica. Quindi la chiave di violino ci dice che sulla seconda riga del pentagramma troviamo i nomi di nota Sol, ma lo stesso nome di nota si trova anche qui e qui. Adesso, a partire dalla chiave di Sol, che come hai letto nel manuale indica il nome di nota Sol indipendentemente dalla riga del pentagramma sulla quale è posta, andiamo ad associare una parola al nome di nota, aggiungendo qualche lettera. Per esempio, aggiungendo la E a Sol otteniamo Sole. Ora prendiamo una matita e realizziamo un disegno di un sole al tramonto sul mare. Non preoccuparti se non sei particolarmente bravo a disegnare, deve essere un disegno molto schematico. Adesso immaginiamo che questo sole sia immerso in 5 nuvolette e che faccia un riflesso, un doppio riflesso sul mare. Ora a questo aggiungiamo che il nostro disegno si tratta di ritratto di una fotografia che ha lasciato un riflesso attraverso la lente della macchina fotografica. Noi possiamo immaginare i 2 tagli addizionali in basso come i riflessi sul mare, 1 e 2. E le nostre 5 nuvole che rappresentano il pentagramma sono sormontate da questo riflesso della macchina fotografica, che è esattamente il bagliore di cui ti parlavo. In questo modo abbiamo associato la nostra immagine alle 3 posizioni più comuni del nome di nota Sol. Adesso coloriamo queste ultime del colore che ci ricorda la nostra immagine. In questo caso scegliamo l'arancione perché si tratta di un sole al tramonto. Prendiamo ora il nome di nota Si. Puoi disegnare un volto, trasformando i lati del viso nei 2 tagli addizionali e i 2 nomi di nota ai lati come nelle orecchie. Aggiungi gli occhi e la bocca e capovolgendo il foglio noti proprio che questa buffa faccia potrebbe anche dire sì, ed ecco creata l'associazione con il nome di nota Si. Ognuno deve scegliere le immagini che più lo gratificano, l'importante è non dimenticare di relazionare il nome di nota alla tua immagine. Se infatti sceglierai per esempio gli artigli di una tigre per ricordarti i 3 tagli addizionali del Mi, senza associare l'immagine della tigre al nome di nota Mi, non avrai applicato correttamente il metodo. Dopo aver stabilito questa associazione non resta che prendere il colore che più ti ricorda l'associazione che hai fatto ed evidenziare di quel colore tutte e 3 le posizioni del nome di nota.
Fare questa associazione attraverso lo schema che ti mostro nel manuale richiede meno di mezz'ora. Una volta terminato, prendi uno spartito e cerca dapprima le immagini che hai creato per ogni nome di nota. Per esempio, se leggerai questo, non dirai subito sì, ma dirai questo è l'orecchio della faccia che dice sì. Allenandoti in questo modo per una giornata non avrai neppure bisogno di ricordare l'associazione che avevi fatto con la tua immagine. Ti verrà spontaneo dire sì, sol e così via, senza dover ripensare ogni volta all'associazione che avevi fatto con il sole, con la faccia, eccetera. Facendo le due associazioni che ti ho mostrato in questo video, sei quasi a metà del lavoro per quanto riguarda la chiave di violino, perché ci sono soltanto 7 associazioni da fare per questa chiave, seguendo lo schema che ti ho lasciato. 7 per la chiave di violino e 7 per la chiave di basso, per un totale di 14 associazioni. Mi raccomando, prediligi immagini chiare per la chiave di violino e immagini scure per quella di basso, così da differenziarle. Per esempio, non immaginerai in chiave di basso una tigre che corre nella savana in pieno giorno sotto il sole rovente, ma una tigre che dorme al chiaro di luna. Puoi pensare in questo senso alla chiave di violino come al giorno e alla chiave di basso come alla notte. Con i nomi di nota abbiamo finito, ci vediamo nel prossimo video, non dimenticare di iscriverti al canale se questo video ti è stato di aiuto e di attivare la campanella per non perderti le prossime sessioni del videocorso. Un saluto da Matteo Malafronte di Metodo di Lettura Pianistica.